Infatti una volta una persona a me cara mi disse: io ho paura di cambiare. E io ho detto: io invece ho il terrore di non cambiare più. Benvenuti a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e oggi sono qua con Giuliano Calza! Allora Giuliano, sono molto contenta di averti qua a letto. Anch'io. Primo uomo, un'eccezione giusto per te. Mi piace questa tesoro. eccezione. Ascolta, io chiedo sempre alle mie ospiti, in questo caso al mio ospite, di presentarsi come vogliono essere ricordati nel mondo. Per cui presentati. Sono Giuliano Calza e sono il creativo dietro GCDS. Ma non sei solo il creativo. Creativo, creative designer, founder, CMO, CEO, CFO, quello che vuoi. Nonché ragazzo Nonché eccezionale. ragazzo immagine. Nonché ragazzo bottiglia. No! Ragazzo tavola. Allora, sei contento di giocare con Molto, me? non vedo l'ora, ho una curiosità. Allora, hai un po' di importante. paura anche o sei solo emozionato? No, paura delle carte, no. Ma l'hai visto le mie carte? No, scherzando. No. Vai, pesca Se tu. volevo più una mossa va tipo bene, Maga Circe. facciamo così. Aspetta, io non Vai. sono molto brava, però... Ok, vai. Ho scelto questa. Sei mai cambiato per adattarti? Se sì, come? Ti giuro che è la carta che io prima avevo visto. Ti giuro, questo è il mio potere di manifestare. E la mia vita è stata una metamorfosi continua. Vedi. Questa è una cosa molto profonda nel mio carattere, cioè io tutta la mia vita l'ho vissuta con un estremo entusiasmo, un'estrema felicità, perché mentre le persone si abbandonavano all'idea di dire questa è la mia vita, che vita di merda, io invece ho sempre detto questo è un momento della mia vita. Questa cosa me la sono ripetuta un sacco di volte. Ho vissuto a Napoli, ho fatto la scuola americana, ho vissuto a Brighton, ho vissuto a New York. Brighton? Esatto, a Brighton imparare Sì. l'inglese. Poi sono andato a Shanghai. Una volta mi ricordo, dormire. Questo è un episodio che mi è rimasto nella mente. Perché io lavoravo in un ristorante e mi occupavo di tutta la... A Shanghai? Sì, Ok. di tutto il merchant, di tutta la parte grafica. Ok. Quindi facevo la creative direction di questi ristoranti. Sì. E avevamo ordinato tantissimi bicchieri, sai quando ordini le cup del caffè di carta? Sì. Ed erano arrivate queste centinaia di scatole e quindi là nel salotto della casa dove io vivevo con mio fratello e altre persone, Sì. avevamo creato questa stanza a metà tra il salotto e il balcone, Sì. fatta di bicchieri, dove io dormivo. Quando lo raccontavo alle persone, a me divertiva tanto questa cosa. Certo. Invece la persona entrava in una sorta di crisi dicendo poverino, poverino. E io dicevo, ma no, ma è un momento della mia vita. Ma certo, ma poi sono Cioè, quei momenti bellissimi. Esatto, che quando ti ricordi, quando torni indietro, quando ho vissuto al college in China, che studiavo al college, la gente mi diceva, ma perché in China, nel college, nella stanza piccola? Oggi io lo ricordo con un estremo affetto, proprio con cioè, io lo dico sempre, sono gli anni più belli della mia vita. Ti capisco, cioè io infatti ancora faccio, sì, perché io abitavo nello squat, no? E la gente dice, poverina, è durato un anno. Poverina, stava male. Ma era il momento più bello, più quello intenso, dove non più c'era vero, l'elettricità, esatto. ti lavavi i capelli con l'acqua fredda, cioè non lo so. E sì. non avere nulla, cioè in un senso io ero uno studente normale con i miei soldini, 500 euro al mese, questo era tutto il mese, bastava. Certo, no, è vero, Bastava. è vero. Infatti una volta una persona a me cara mi disse, io ho paura di cambiare. E io ho detto, io invece ho il terrore di non cambiare più. Io sono sempre rimasto lo stesso, la metamorfosi avviene fuori di te, cioè nelle fondamenta di me stesso, proprio quello che io sento di essere, è sempre rimasto uguale. E non è una cosa che mi ha spaventato, anzi mi ha accompagnato. La gente mi dice sempre, ma non hai paura di non saper più fare il tuo lavoro? E io dico sempre, ma io faccio solo me stesso. Cioè, quello che sto deliverando non è una creazione fuori di me, questo è esattamente chi sono io dentro.
e quello che riesco a fare per il mio mondo, per costruire il mio mondo fuori. Per cui tu hai avuto la lucidità di capire che tu dentro rimani sempre molto te stesso. Sì. Io invece non ci ho mai pensato questa cosa, cioè nel senso che io ho cambiato tante cose, no? Ho cambiato tanti mariti, fidanzati, cose, no? Per cui le cose cambiavano, però in effetti Però adesso non che sei ci cambiata. penso... Cioè io credo che proprio il È cambiare vero. marito era perché tu non volevi abbandonare te stessa. Ti sei È detta, vero. sai che faccio? Io scelgo Bianca. Però non ci avevo mai pensato. E io mi che sono saggio. tirato anche fuori dalle situazioni così. Quando avevo un'estrema paura, un'estrema ansia, ho detto, ma questo è un secondo, cioè se lo guardi in prospettiva tra Certo. 5 anni, manco te lo ricorderai più. E adesso tu che hai fatto tutte queste esperienze, da un Mm. po' che sei qua a Milano, no? Mhm. Questa cosa ti fa un po' paura o no? No, in verità no, io vabbè, sono stato tantissimo tempo all'estero e ho scelto di tornare in Italia, Ok, un po' perché l'Italia è il paese più bello del mondo. ok. Io odori le landscape, le viste, Certo. tutto è uno dei posti più belli al mondo. Cioè proprio secondo me. esteticamente, all'occhio è esatto, il più bello. all'occhio è il Sì, più sì. bello. E no, non mi spavento. In verità sono molto felice, anche Ok. perché questa per me è una base. Poi torno a Napoli, vado all'estero, vado a Londra Certo. spessissimo. Quindi anzi, io ho sempre desiderato, forse questa è la cosa che mi piace di più di Milano. Io a Milano ho trovato la mia prima base, il mio Ok. primo rifugio, perché è stata la mia prima casa vera da Mhm. solo. Io non ho mai avuto una casa da solo. Ah, ok. Quindi ho sempre vissuto in dormitori, in case, cioè, in cose strane. Qui invece è stato il primo momento, sai quando sogni che dici compro questa cosa, amico, no, so a Londra, Sì. e la metto in casa, già so dove la metterò. Io adoro! Ma io sai che compro anche vestiti, Sì, cose per e la li casa. lasci in posti diversi. Sì, ma è proprio quella cosa lì, la Che faccio tu- sempre. Perché io- mi dicono, ma perché compri tutti questi souvenir? Ma perché così hanno un ricordo, no? Per cui la mia casa è piena di Anch'io. tutti i momenti della mia vita. Io vivo la mia casa come una collezione di tutti i miei momenti. È vero? Cioè, io proprio penso che la tua anima risiede in un luogo. Sì, I tuoi libri, le Sì. tue cose devono avere uno spazio, altrimenti bello. anche quando tu pensi a te stessa dici dove sono io nel mondo? Sì, Avere questo punto di questo approdo, questo porto che io so che è Milano, mi fa stare tranquillo, perché poi ho il pensiero anche dopo Fashion Week, dopo Parigi, dopo Tokyo, dove ovunque Sì. andrò, io so di tornare a casa dove c'è il mio gatto, ci sono i miei libri, ci sono le mie Certo. lenzuola, c'è tutto quello, anche le mie, non lo so, io compro spezie e spicy sauce in tutto il mondo, so che sono Ma tutte dai, lì. a te piace spicy? A me piace un sacco spicy. Mamma mia, io non posso, mi fa venire Sì. mal di pancino, sì. Mm. No, vabbè, io dopo 4 anni in Cina ho Però- mangiato Ah la sì, qualunque. mamma mia, com'è che si chiama? Tra tante cucine ce n'è una particolarmente piccante. Sì, Guangzhou, no, non è, No, come si chiama? Perché a Los Angeles Sì. c'è una grande comunità, la Sì. Ambra, dove sono andata a mangiarla e stavo mi morendo. verrà, è perché c'è anche una storia collegata a questa. Il sichuanese Ah, il Sichuan! è la più speziata di Cina, perché è il più a nord, Sì. quindi hanno molto freddo. E a fianco al mio dormitorio c'era questo ristorante sichuanese, quindi io Sì. continuavo a mangiare questi spicy bowl, eccetera. E la gente diceva, ma come fai? Quando sono tornato qui mi davano ecco. delle cose, mi dicevano, ma come fai? Poi è abitudine, credo. Beh, non... Cioè io credo di aver bruciato tutte le pallipille gustative sulla mia lingua, quindi ormai non è tipo non me ne il accorgo neanche. peperoncino a Esatto. Napoli che si mangia, no, Io per proprio- dire no. Anche quando mi danno Nel DNA. se conosci le Sei patatine, piccante nel sì. DNA, è Sì. quella la verità. Conosci le patatine Takis? Sì, Quelle certo, viola che perché la- le mangia mia sorella. Io, guarda, questo Questo è il tuo l'inconscio. lapsus freudiano che volevo dire Matilde è mia figlia, però ecco, la mia perché- migliore amica. la tua Sì, lei migliore se le amica. mangia e poi abbiamo Anch'io. tutta la lingua blu. Sì, però quello riesco a mangiarla anch'io. Cioè, Vabbè, quelle sono comunque, super spicy. non spaziamo No. troppo. Però mi ha fatto appena pensare che io per la prima volta a 38 anni, è da un anno che sento quella cosa lì che descrivevi di casa tua a Milano, nella mia casa a Los Angeles, e non l'ho mai sentita prima ed è veramente una cosa, cioè è quella sensazione di, cioè potrei stare lì per tutta la vita e essere felice It's e non okay. l'ho mai avuta prima. E poi ho avuto questa fortuna di entrare in questa casa che ha un salotto che ha una cupola, Sì, dove vedi... per davvero. Per davvero, Ah, ok. con le finestre su, proprio in alto, quindi tu vedi il giorno e la notte. Che Cioè, vedi bello. il sole sorgere, il sole sparire, le stelle, la luna piena mentre ceni, c'è il tavolo che guarda sulla... Quindi io in quel posto è tipo la mia, sai le palle di Natale, quelle con la neve? Io mi sento lì dentro. Ah, che bello! Questo è il Mi mio- piace. questo è il mio Giuliana, spazio. Tu dici, così. dove- Cara, se fossimo
magica farei nevicare Esatto, sopra la tua... adorerei. Oh. Vai, pasco io adesso? Sì. Vai, faccio anche un po' di scena ancora, questa. Bella questa, non mi era mai capitata. Ti consideri una brava persona? E se Sì. sì, perché? Sì, perché io lo dico sempre, sono molto diretto, alcuni dei miei amici mi chiamano TMZ, o sono molto profondo, però rispondo sempre a me stesso. Cioè io non dirò mai delle bugie, non dico bugie, mi piace essere molto trasparente. Cioè anche quando tu mi hai scritto l'altro giorno, hai detto ma vieni o no? Io ero convinto, cioè già quando ti ho detto sì la prima volta, sì. Ah, sì. Quindi per me, Sì, capito, sì. quello Certo. che dico che posso fare lo farò Però sempre. questo è molto interessante perché vuol dire che per te essere una brava persona vuol dire essere Trasparente, onesta. sì. Per me l'onestà è la dire cosa quello più che si importante, pensa, sempre. Anzi, molto spesso trovo che è un limite della mia personalità. Ah, anche io sono molto trasparente. Il problema mio è che certe volte ho dei pensieri brutti. Tipo? No, vabbè, credo che avere pensieri brutti faccia parte dell'essere umano, non è che poi quello ti rende una brutta persona. Però anche quando la penso... distanza tra il farlo, cioè quando oltrepassi la linea del pensarlo e il farlo diventi una brutta persona, certo. come tradire un'amica. Però quando non è che qualcuno pensi... ti dice tipo no, ti piace, se non mi piace, non mi piace, cioè non sono capace di dirlo in una maniera carina. Esatto, quello dico è TMZ, cioè finiremo in carcere perché qualcuno ti chiede ma ti è piaciuto? No. Ecco, ok, allora però sono molto è stato simile pure anche in il questa punto di forza per cui poi ho speso tanto tempo di qualità con tutte le persone che incontravo nel mio cammino. In che senso? Che era profondo, era vero. Ah, ok. Non c'era quel momento... Che hai sempre incontrato persone profonde? No, no, okay. Ma non c'entra, la profondità è tua, mica degli altri. A me piace stare con le persone più sceme alle più divertenti, a chi invece, anzi, sai esattamente cosa quella persona può offrirti e non hai neanche il desiderio di cambiarla o di dire spera fosse più intelligente. Cioè, non sono fatti. Quella è una cosa da brava persona, esatto, è voler bene o accettare le persone per quello che sono. Esatto, e non avere pregiudizi, perché credo che la diversità, anche io avevo questa mia amica, che non dimenticherò mai al liceo, che era la più leggera di tutte. Ok. Quando io ero in un brutto momento o in un momento triste, facevo proprio riferimento a questa persona, perché era andiamo in macchina, cantiamo, facciamo il giro, andiamo nei negozi, senza proprio pensare a niente. Sì. Non era, pur non essendo quello che io vorrei essere, no? Certo. Per me era il tempo di qualità con quella persona. Sì. No, ti capisco perfettamente. A me è successa questa cosa, nel senso che prima volevo solo persone esattamente come me intorno, no? Io anche, però quello mi stava irrigidendo e stavo diventando più chiuso. Quando poi invece ho aperto le porte, ho scoperto che potevo imparare anche da chi era diverso da me. Esatto, e soprattutto io l'ho trovato con le donne, perché in effetti circondandomi di donne tanto diverse da me, ho preso un pochino, ovviamente non sono diventata come loro, però ed è bello perché ti puoi espandere veramente. Poi questa cosa è arrivata in tanti modi diversi prima che sono riuscito a metterla a puntino, perché a volte guardavo dei film o andavo a teatro a vedere delle cose di cui neanche sapevo quale sarebbe stato la trama o il significato, sì. E ne uscivo arricchito. Era un punto di vista che io stavo mettendo, e anche la Cina. Per me, io ringrazio sempre la Cina, perché per me è stato un momento di... Il mondo non è solo quello che vivi in un certo spazio, in un certo tempo. In America già stiamo parlando di altro, in Asia già stiamo parlando di altro. Avere questa visione focale, cioè ti dà anzi un'apertura diversa anche nel capire le altre persone. È vero. Cioè, se non hai questo tipo di accettazione, soprattutto nel mondo di oggi dove siamo esposti al mondo, non dici, non siamo a Milano e viviamo a Milano, no, vivi a Milano, ma il tuo punto di vista in qualche modo è visto da tutto il mondo. Ha senso avere un'apertura. Certo, è vero. E in effetti c'è proprio quella cosa lì, hai capito? Forse è per quello che intendevo anche prima, no? Quella paura di non cambiare, forse è quella paura di non crescere, evolvermi, no? Piuttosto che cambiare la mia vera essenza. Però... Sì, c'è anche una componente che è la paura di lasciare, che non è cambiare, è lasciarti andare. Cioè, spesso devi tagliare gli ormeggi per far cambiare le cose, no? Quando ti dicono... ma io sono specializzata a tagliare gli ormeggi, purtroppo. Questa cosa, anzi, vorrei imparare a rimanere di più.
perché cioè, in effetti è sempre tipo refresh. Io no, il contrario, anzi, ho mollato tanti ormeggi, ma poi ho tante persone che sono continue nella mia vita. Sì, è vero, per me la mia costante sono le mie bambine. E per cui quello mi vizia un po', hai Forse lì hai capito? iniziato un po' a trovare... Perché loro sono la mia famiglia, per cui hai capito, gli uomini magari passano e cambiano, ma alla fine siamo sempre noi, no? Questi qua li proviamo e poi non funzionano. Ma sei ancora giovane, cioè nel senso io non ho poi questo concetto del tempo come che dici o è adesso o è mai più. No. Si può trovare un uomo a 30, 40, 50, io conosco donne di 60 anni che si sono risposati e questo è il loro matrimonio più felice. Veramente, me le presenti che Sì. così mi dà un po' di speranza. Fai un TED Talk con loro. Vai Giuliano, un'altra carta. Che confini devi imparare a mettere per proteggerti? La fai a me la domanda? Io tutti. Sì. Io la cosa che non ho mai imparato a fare è quella di mettere dei confini. No, io ho imparato ultimamente a dire di no. Ah, bravo, mi vuoi insegnare? Insegna a tutti noi, per favore. Io ho avuto un'esperienza drammatica che non vi sto qui a raccontare dopo una Fashion Week, perché io sono per accontentare tutti, quando faccio una festa deve essere tutti felici. Le feste dove mi diverto di più sono quelle dove non sono io il festeggiato. Ti capisco, sì. Perché quando è il mio after show, una roba qualsiasi, io tendo a dover tenere tutto sotto controllo, ma non perché voglia tenere sotto controllo la situazione, perché spero che le persone stiano bene, si sentano a loro agio. Quindi avevo detto sì a interviste, a robe, a tutto, sì, facciamo tutto, sì, facciamo tutto, alla fine mi sono ammalato. No. E quindi da quel momento, quando ho detto... Ma questa Fashion Week? No, una Fashion Week di un po' di tempo fa, di 2 anni fa, prima della pandemia. Quindi da quel momento in poi ho detto, il tuo lavoro ti piace tantissimo, sei felice della vita che fai, hai il lusso di vivere la vita che desideravi quando eri più piccino, sì. Però impara adesso a preservare questa vita, perché altrimenti rischi per dare tutto a tutti e per essere ovunque e per far piacere a tutti, stai rischiando di aggravare la tua situazione, cioè nel senso non aggravare, ma insomma... No, però ti sei spaventato, diciamo. Sì. Ed è incredibile come sia importante imparare ad ascoltarsi, Sì. Io, guarda, vedi che non mi do abbastanza credito, perché invece, è vero, ultimamente sento una cosa proprio nella pancia e le sto dando ascolto, perché quella cosa nella pancia l'ho sempre sentita, ma cercavo di ignorarla. Io l'ho sempre sentita per la creatività o per le mie scelte, ma non per tutelare Giuliano. Sì, anche io. Cioè Giuliano era un vascello che però io utilizzavo. Invece per esempio questa Fashion Week io vado sempre a Parigi con Matilde. Sì. Matilde dormiva sempre con me. Sì. Questa è stata la prima volta in cui ho detto prendiamo stanze separate, ma perché io ho anche dei momenti in cui devo stare da solo. Certo. Ho dei momenti in cui ho sonno e devo andare a dormire, o non voglio andare ad una festa e torno a casa da solo. Certo. E quindi questa è stata la prima volta che io ho detto prendo questa decisione, che se anche da un lato mi dispiace oppure sarò più solo, eccetera, eccetera, ma preservo la mia energia. Caspita, ma infatti, cioè, per carità, non lo dico per Matilde, che è un tesoro. No, però però dico, ma in generale... questa cosa. Però all'inizio era quello di cui avevo bisogno. Ah, ok. Per cui è proprio cambiata la tua necessità. Sì. Ma perché sei, secondo te, passato da being extrovert a essere introvert? Cioè, perché io da introvert, cioè posso stare con tanta gente, ma poi ho bisogno di ricaricarmi da sola. Sono passata dal dire all'infinito, sono invincibile, posso fare quello che voglio, al capire che ho che la stessa energia che poi metti nello stare con le persone è anche la stessa energia che hai per la creatività o per le idee e quindi di cercare di stringere un po', cioè di chiudere questi compartimenti e dire se prenditi cura di te trovi il tempo di fare anche altro, non è tanto, sono sempre estroverso, cioè mi piace stare in giro, non ho social anxiety, è una di quelle cose che non ho... No, non lo so neanche, è che non ho veramente una di quelle cose che non ho, cioè, e dall'altro lato però ho capito di come c'è un solo Giuliano. Certo. E quindi scegliere di dire no è una decisione importante. Per cui stai proprio crescendo. Sì, questo è infatti forse sono invecchiato solamente. No, invecchiato no, invecchiato no, amore. Cioè...
Se no non ti faccio più venire a letto con Bianca, se tu sei vecchio. Allora facciamo una carta velocissima, ma proprio botta e risposta, Vai. Ok? Oh. Due ne dobbiamo non mi fare. piace. C'è una cosa di cui ti vergogni e se sì, come te lo spieghi? Velocissimo. C'è una cosa di cui ti vergogni, se sì, come te lo spieghi? No, in verità non c'è molto di cui Dai, vergogno. una cosa, te la Sto dico io pensando, così vai, ti do idea. vai. Io ho vergogna di andare al bagno quando ho un nuovo date, che sto vedendo un nuovo ragazzo e devo andare al bagno e me ne vado in paranoia, allora non so, tipo devo far finta che devo andare da un'altra parte per andare in bagno. No? Io non ho grosse cose di cui anzi sono estremamente... Dai, Sto ti pensando, vogliamo ma non so, mortale, di che cosa ti vergogni? Di che cosa mi vergogno? Qualcosa tuo, fisico, o non lo so, qualche parente strano in famiglia. Guarda, se dovessi preoccuparmi di queste cose, cioè ne avrei tante di cui preoccuparmi. Una volta è venuto il mio fidanzato a Natale a casa, è venuta questa zia che noi non vediamo mai, che è completamente fuori, cioè proprio... Adoro. Alla fine sembrava la pazza gioia, cioè sembrava uno di quei film in cui sono tutti matti, però si sono presi. Quindi bello. alla fine ho detto, sai che c'è, ma perché mi preoccupa di queste cose che non posso controllare? Basta, anzi quasi li creiamo noi i problemi preoccupandoci, appunto, anzi. di sicuro. Avevo una cosa di cui mi preoccupavo, che erano i miei capelli. Io avevo i capelli lunghi ed era diventata quasi una ossessione per me, una cosa che... Di tanti uomini, tra l'altro. Esatto, perché forse non so, ne stavo perdendo un sacco poi mi sentivo come se fossi diventato un personaggio. Sì? Cioè erano i capelli che comandavano me. E quindi ho detto, sai che c'è di nuovo? Non do questo potere a nulla fuori di me. Adoro, bravo! Beh, in charge proprio anche delle tue vergogne. Sì, esatto. Ascolta, grazie mille. Guardiamo nella camera lì e non lo so cosa vogliamo fare. Mandiamo la pubblicità. Ciao! Ciao!